Miyu Hamasaki è chiamata ancora una volta alla difesa del suo Future of Stardom Championship e lo farà nello show di mercoledì 12 febbraio contro un'avversaria pericolosissima, una lottatrice che può seriamente mettere in discussione il proseguo del regno della stella di Neo Genesis. Sto parlando di Hanako, una wrestler che nell'ultimo anno ha raggiunto ottimi livelli, trovando prestigio e oro all'interno di Empress Nexus Venus. Sì, perché Hanako si presenterà alla sfida come New Blood Tag Team Champion e in caso di vittoria potrebbe addirittura diventare una Double Champ. Un qualcosa di straordinario per una ragazza che ha debuttato in Stardom soltanto un paio d'anni fa, ma che ha avuto a che fare con wrestling professionistico già in età adolescenziale. Sì, perché Hanako entrò in contatto con il mondo del pro wrestling durante i suoi anni di liceo, quando partecipò ad un evento locale insieme a sua madre. Questo la portò ad appassionarsi a questo sport, il che la condusse a seguirlo regolarmente e a prendere parte degli eventi di wrestling studentesco. All'inizio però non aveva intenzione di iniziare fisicamente a impegnarsi nel wrestling, poiché lavorava solo dietro le quinte come manager. Tuttavia, dopo aver visto i suoi compagni lottare, desiderò salire sul ring lei stessa, quindi iniziò pian piano a competere nel quadrato. Questo aprì le porte a Hanako nel wrestling professionistico, il quale convinse la giovane lottatrice a debuttare ufficialmente a metà del 2022, dove prese parte ad alcuni eventi della Prominence sotto il ring name di Fellarisa. Continuò così per tutto il 2022 per poi passare alla Stardom il 2 marzo del 2023, quando fece il suo debutto nella compagnia al fianco di Lady C, dove perse un match contro Maika e Himeka. Da quel preciso momento in poi Hanako iniziò ad essere una presenza fissa negli show targati New Blood, dove incominciò a prendere sempre più confidenza con il ring, il che la portò a competere nel Rookie of the Year Tournament, dove raggiunse la finale che però perse contro Yuzuki. Nonostante la sconfitta nel gennaio del 2024, Hanako venne scelta personalmente da Maika e da Mina Shirakawa per far parte della loro nuova stable, che venne ribattezzata Empress Nexus Venus. Sotto la bandiera della sua nuova unit, Hanako riuscì ad affinare maggiormente le sue abilità. Pertanto ad agosto del 2024 venne scelta per un tirocinio di un mese in America. Grazie a ciò la stella di EXV poté competere in compagnie come la ROH, il che permise ad Hanako di apprendere nuove strategie che poi mise in campo una volta tornata dal tour statunitense. Questa escursione nel mondo del wrestling a stelle e strisce diede più fiducia a Hanako, il che la portò ad affrontare la Goddess of Stardom Tag League al fianco di Maika con maggior consapevolezza nei suoi mezzi. Questa rinnovata fiducia fece sì che Maika e Hanako raggiunsero la finale del torneo, che poi persero contro Win Gori. Questo fallimento non fermò le ambizioni di Hanako, che a dicembre dello scorso anno riuscì comunque a diventare per la prima volta campionessa nella sua carriera, quando insieme a Waka Tsukiyama sconfisse Rina e Azusa Inaba, laureandosi New Blood Tag Team Champion. Dall'altro canto anche Miyu Hamasaki ha vissuto un 2024 importante, dapprima separandosi da Queen's Quest per poi unirsi mesi dopo a Neo Genesis e successivamente conquistando anche Future of Stardom Championship in quel di Nagoya Golden Fight, mettendo fine al leggendario regno di Rina. Ma non solo. Sì, perché il 2025 per Miyu Hamasaki si è aperto col botto, inizialmente vincendo la New Year Unit League insieme alle compagne di Neo Genesis, per poi conquistare gli Artists of Stardom Titles con SLK e Azumi,
il che fa di Miu una double champ attualmente, potendo contare su un ben 2 titoli che ovviamente non vuole di certo perdere prematuramente. Hanako e Miyu Hamasaki sono wrestlers molto diverse tra loro, che basano i propri stili di lotta su filosofie differenti, ma con un obiettivo in comune: primeggiare l'una sull'altra per costruirsi una carriera leggendaria all'interno della Stardom. Pronosticare quindi questo match secondo me non è facile come potrebbe far pensare, anche perché il prestigio di essere riconosciute come double champ è un qualcosa che entrambe vogliono. Però io credo che sia ancora presto per Miyu Hamasaki di abdicare dal proprio trono. Ecco perché il mio pronostico va in favore di quest'ultima, che penso rimarrà campionessa. Attualmente sia Miu che tutta Neo Genesis sembra in stato di grazia e sembra che tutta la unit possa avere un 2025 da incorniciare, quindi mi aspetto che la Masaki possa avere un regno lungo, ma non dobbiamo però dare per scontata Hanako, una wrestler comunque in rampa di lancio che sta pian piano scalando le gerarchie non soltanto all'interno di EXV ma di tutta la Stardom. Ora però, parola a voi. Fatemi sapere il vostro pronostico nei commenti e non dimenticate di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili in modo da far conoscere il mio progetto a tutti i vostri amici e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutte le news, i rumors, i risultati dei vari show e quant'altro per avere sempre una finestra aperta sulle vostre lottatrici preferite. Per maggiori informazioni vi rimando ai link che trovate qui sotto in descrizione. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!